Ragazzi, oggi video veloce, sto raccogliendo qui finocchi, un caldo che si muore, 15 novembre, maniche corte. Allora, parliamo di quando il finocchio marcisce nella parte che ingrandisce di più, nel grumolo. Allora, ci sono tre fattori principali per cui marcisce il finocchio e sono quelli naturali, quelli fungini e quelli batterici, e bisogna un po' fare attenzione perché se iniziano a marcire i finocchi, ragazzi, buttiamo l'intero raccolto. Quindi oggi venite con PG è il diminutivo di Pier Giorgio per gli amici, venite con PG in mezzo al campo e parliamo di come si possono risolvere questi problemi naturalmente oppure con prodotti biologici. Dai, venite insieme a me. La prima causa per cui marcisce il finocchio è quella naturale. Che cosa avviene? Sui terreni un po' pesanti, un po' argillosi, dove comunque l'acqua non drena bene, quando piove ristagna o quando annaffiamo ristagna l'acqua, quando diciamo il finocchio inizia a diventare un po' tondeggiante, se sta troppo a bagno il fittone nella terra, inizia a marcire. Questa è proprio una causa naturale. Il primo consiglio che posso darvi quando già avete il campo pieno di finocchi e non potete far altro su questi terreni pesanti è fare la rincalzatura. È semplice, al centro del solco prendiamo la terra e la addossiamo verso l'ortaggio. In questo modo chiaramente l'acqua piovana o quando noi annaffiamo non rimarrà più vicina alla radice dell'ortaggio, ma cercherà di andare al centro del solco e così avete salvato i vostri finocchi. Un lavoro che si fa nella pratica agricola è, dove abbiamo questi terreni pesanti che non drenano, fare le coltivazioni sulle selle rialzate. Prendiamo la terra con gli assolcatori, facciamo queste dune, questi dossi, i dossi staranno al sesto d'impianto, quindi distante quei 60-70 cm tra le file, e lì sopra ci andiamo a trapiantare i finocchi. Ecco che automaticamente quando piove o quando annaffiamo l'acqua se ne va verso il punto più basso, verso il centro del solco, e in questo modo abbiamo risolto il problema. La seconda causa per cui marcisce la pianta del finocchio sono gli aspetti fungini, marciumi dovuti alle fusariosi, alle botriti, alle sclerotine, sono tutti aspetti molto importanti da tenere in considerazione quando noi mettiamo a dimora le nostre piantine. Il consiglio è sempre quello di fare la rotazione delle colture. Se qui abbiamo messo il campo dei finocchi quest'anno, non ce lo mettiamo il prossimo anno, scegliamo un luogo dove non c'erano prima i finocchi, perché spesso questi funghi rimangono lì nel terreno dalla coltura precedente, e ecco che se noi facciamo questa rotazione culturale molto spesso riusciamo a salvare il nostro campo di finocchi. Il secondo consiglio è chiaramente di mantenere un sesto di impianto abbastanza diradato. Fate passare sempre luce, aria e sole sulle piante, in modo che qualsiasi patologia fungina, non trovando umidità negli ortaggi, avrà vita difficile. Un altro consiglio è quello di iniziare subito a fare dei trattamenti mirati con i prodotti biologici. Qui, ragazzi, un ottimo prodotto biologico è il bicarbonato di potassio, il K+, lo conoscete benissimo. Un bel trattamento sul vostro campo, di radiati trattamenti di 7-10 giorni l'uno dall'altro, e vedrete che difficilmente avrete le patologie fungine che fanno marcire i vostri finocchi. Un'altra causa per cui i finocchi marciscono sono quelle batteriche, e queste sono davvero difficili da debellare, cioè sul campo, una volta che ha attaccato questa malattia, chiamiamola così, non abbiamo nessun prodotto biologico che riesce a contrastarla. Però vi posso dare un bel consiglio. Siccome tutte quante le batteriosi attaccano soprattutto la parte esterna dei finocchi e le radici soprattutto, dovete fare attenzione innanzitutto a quando fate le zappettature o le lavorazioni nei finocchi. Non toccate mai con gli attrezzi la parte esterna del vostro finocchio, perché altrimenti lì potrebbero inserirsi queste malattie batteriche. Un'altra mano davvero grande e fa la differenza è l'utilizzo dei tricodermi naturali quando noi andiamo a trapiantare le nostre piantine di finocchio, quando sono appena piccole, proprio durante il trapianto.
Se mettiamo lì questi tricodermi naturali, quando la piantina inizia a far crescere il suo apparato radicale, andrà a toccare questi funghi buoni, chiamiamoli così, e quindi l'apparato radicale crescerà più forte e più vigoroso e resisterà di più alle malattie batteriche. Ecco che ad esempio utilizzare il radicante, il Radistar, durante il trapianto nelle buchette del finocchio piuttosto che nel solco, in base a quello che farete voi, ci dà davvero una marcia in più, riesce a difenderci gli ortaggi dal marciume che deriva dalla condizione batterica. Quindi ragazzi, vado veloce, devo continuare a raccogliere, un abbraccio a tutti, mi raccomando sempre prodotti biologici, ci vediamo alla prossima, un abbraccione, ciao ragazzi, ciao!